Ciao a tutti, io sono Steve Energy e benvenuti in un nuovo episodio di Westfield, episodio numero 18. L'ultima volta abbiamo costruito questa parte della città, abbiamo costruito questo incrocio, abbiamo dato un nuovo sbocco industriale a un'altra parte della città, spostando l'industria che era qui sopra, l'abbiamo spostata vicino alla ferrovia e con uno svincolo molto vicino, che per adesso sta reggendo, speriamo che duri, e questo si è alleggerito parecchio, adesso è diventato una zona di uffici. Poi andremo anche a rifare questa parte, ma oggi proviamo a fare l'incrocio qui. Proviamo a fare un cloverleaf completo, quindi vediamo, fermiamo e cominciamo innanzitutto a demolire. Cominciamo a fare spazio per il nostro cloverleaf. Da questo punto il video va a velocità doppia, così andiamo a guadagnare un po' di tempo. Se andiamo a prendere la mappa dell'altezza terreno, come vedete riusciamo a capire dove potremmo far andare la nostra autostrada, probabilmente portarla nella penisola, fare un anello, però vedremo più avanti. A questo punto con il tool per appiattire prendiamo l'altezza col tasto destro e lo imprimiamo, quindi riusciamo a portare tutto a un'altezza uniforme. Adesso, siccome dobbiamo far venire in questa parte il cloverleaf, allora innanzitutto andiamo a tracciare quello che sarà il centro del nostro cloverleaf, che sarà leggermente diverso perché non avrà l'autostrada sotto, ma avrà una 4 corsie con il tram centrale. Adesso mi vado a prendere il punto centrale, quindi mi creo un nodo e faccio 30 di lunghezza, 30 da una parte, 30 dall'altra. Poi tengo 2 quadretti di distanza e faccio 40 con una strada. Queste strade che inizierò a usare ora sono strade di costruzione, quindi un po' come un disegno tecnico, no? Dovete vederle. Probabilmente lo sapete già, vi ripeto delle cose che già sapete e portate pazienza. Allora, qui ho lasciato questo spazio al centro per riuscire a fare tutti i piloni necessari a farci stare le 2 corsie per l'autostrada e le 2 corsie di accelerazione e decelerazione laterali. Probabilmente qui abbiamo azzeccato l'altezza, guardiamo un po'. Adesso la demoliamo perché provo a farla arrivare 1, 2, 3 di altezza, esattamente così, ecco, esattamente sì, non proprio così. A farla arrivare a filo del pianoro che mi sono creato. C'è qualcosa che mi dà l'altezza sbagliata. Esatto. C'è qualcosa che non mi permette. Allora vado a demolire, vado a prendere, ecco, vedete? Ogni tanto si creano, suon di fare strade, mettere piloni, eccetera, delle micro altezze si vanno a formare e quindi vi danno problemi. Adesso stiamo avendo agito con il tool, abbiamo scassato il nostro pianoro, quindi lo rifacciamo. No, non è
venuto. È un continuo, all'inizio è un po' difficoltoso. Adesso gli diamo ancora 2 tacchettine di altezza e ci siamo, eccoci, per avere tutto questo, per poi cominciare non con una strada a ponte, ok, ma per cominciare con una strada piatta lungo il terreno. Adesso prendiamo l'altezza da destra, la riportiamo a sinistra, tanto terra ne abbiamo, e qui uguale, 1 2 3, andiamo in basso, lo abbassiamo con page up e page down per abbassarlo, page up per alzarlo, e abbiamo fatto la parte sopra del nostro. Adesso forse sono andato un po' troppo a destra, mi rendo conto qui, e quindi sto leggermente imprecando. E adesso andiamo a fare spazio per le elicoidali per entrare e uscire. Prendiamo col tasto destro l'altezza minima e poi col tasto sinistro andiamo a tracciare il nostro scivolo, diciamo. Questo è venuto abbastanza male, ecco, così l'ho corretto, tasto destro, tasto sinistro, trascino e viene fuori un leggero declivio. Adesso, sempre con la strada di costruzione, mi costruisco la base per andarmi a fare la croce, per fare gli svincoli, lunga 400 e poi 200 200, e viene fuori queste 4 croci. Adesso le strade laterali le possiamo cancellare. Adesso prendiamo la curva e andiamo a costruirci l'elicoidale. Non cancello le strade di costruzione al centro, non cambio ancora la strada, faremo tutti i cambi di strada alla fine. Qui sto impazzendo leggermente per riuscire a fare esatto, mi viene fuori il ponte e io non voglio il ponte, mannaggia. Così dovremmo esserci. Esattamente. Uguale, così. Adesso facciamo la stessa cosa dalla parte superiore. Lavoriamo un po' con i tool per creare un declivio. Benissimo. Ok, bene, e fin qua ci siamo. Adesso andiamo a abbassare progressivamente il terreno verso destra, dal lato mare. Quindi prendiamo esatto l'ultimo tool, tasto destro e poi tasto sinistro, e andiamo ad aggiustare. Qui uguale, leggermente. Con lo smusso andiamo a smussare un po' in giro tutti quanti pendii. Bene, adesso andiamo a fare le corsie centrali. Partiamo, esatto, ci lasciamo 1. Qui mi sono reso conto poi dopo, adesso farò tutto con 1, però mi sono reso conto che probabilmente potevo farle anche leggermente più vicine con un altro sistema, ma va benissimo così. Qui sto impazzendo perché ci sono troppe righe attivate.
però non posso fare a meno. Adesso qui faccio un 2,80 di costo, sapete che ci basiamo sul costo, 280, e poi lo unisco, un po' troppo corto, anche se col senno di poi avrei potuto lasciarlo così, ma comunque. Ok, anche qui faccio 280, poi lo unisco, però l'ho fatto troppo lungo, quindi non era esattamente 280, anche qua ho sbagliato di nuovo, perché non è venuto quadrato esattamente. Ok, qui lo facciamo, e qui mi rendo conto di essere arrivato troppo vicino, quindi cosa facciamo? Cancelliamo, e invece di andare dritto decido di fare la curva, quindi l'incrocio viene leggermente curvo verso destra, quindi non è un incrocio da manuale, no? Di quelli che si vedono belli quadrati dall'alto, perfetti, tanto poi nella mappa non ce l'avete mai la strada del territorio perfetto, quindi bisogna adattarsi a quello che sia. Quindi lo curvo leggermente e poi lo unisco. Qui faccio di nuovo, ok, faccio di nuovo la strada, faccio l'unione, anche qua 280, poi lo uniamo. Qui non riesco a fare perché non ho allungato la strada, quindi mi allungo la strada e quindi riesco a fare l'ultima parte di strada, diciamo di congiunzione delle due direzioni. Qui questa parte la togliamo. Eh sì, l'industria petrolifera poi l'andremo a rifare. Qui mi rendo conto di, purtroppo, andando a togliere, mettere, ogni tanto gli aggiornamenti non vanno a buon fine, e allora cosa facciamo? Rifaccio questa parte di ponte perché mi servono i piloni per riuscire a fare l'aggiornamento della strada. Allora mi devo rifare i 2 piloni centrali. Non ce la faccio, allora vado a spianare ancora di più, perché poi come vedrete, esatto, quindi devo fare 2 buchetti per metterci i piloni centrali. Ok, mi bastano questi 2. Adesso vado a ripristinare il pianoro e prendo direttamente l'autostrada, esatto, e la ponte, e la vado a puntare ad altezza terreno perfettamente. Qui mi devo ricreare i 2 piloni centrali e cosa faccio? Unisco temporaneamente le 2 strade, così mi si creano i nodi con i corrispondenti piloni sotto e riesco ad aggiornare, e poi cancello le strade che non servono assolutamente nulla. Allora, qui mettiamo a posto un po' di direzioni. Non vi nascondo che facendo questa serie ne sto approfittando per studiare e migliorare la mia capacità di fare incroci, anche perché uno mi piace e due li trovo molto molto sfidanti. Quindi allora facciamo
adesso facciamo l'aggiornamento finale, mettiamo l'on-ramp, quindi l'autostrada da 1, la rampa di accesso da 1, tutte queste strade le facciamo diventare da 1, con i versi giusti. Quelli lì centrali li faremo da 2, perché il ponte è da 2. Adesso andiamo ad aggiornare anche il ponte da 2, questa parte la facciamo da 2 perché così si ha l'unione esatta dei due delle strade. La matematica delle linee un po' la stiamo a rispettare, cioè 2 strade da 1 vanno in una strada da 2 e ci deve essere spazio, altrimenti si crea un ingorgo. Allunghiamo così riusciamo a fare l'unione. Ora qui rispetto al normale è venuto leggermente più lungo, quindi dovremo andare a spostare tutta la parte di sotto, tutta l'industria agricola la dobbiamo assolutamente spostare. Esattamente, adesso andiamo a rimettere a posto anche qua tutte le strade, facciamo tutti i vari aggiornamenti, 2 il ponte poi lo andiamo a fare, facciamo tutto da 1, anche qui. Poi in cima mi sono dimenticato 2 strade, come vedete, che poi le andrò a fare dopo. Bene, mettiamo bene tutti i sensi. Bene, adesso facciamo l'unione con la città, però per fare questo dobbiamo spostare quello che c'è in alto, quindi tiriamo via i campi e bisogna fare attenzione perché c'è l'acqua lì, ci sono le torri che estraggono l'acqua, quindi bisogna spostare delle cose che non fanno assolutamente inquinamento. Qui sposto i campi di livello medio, però siccome c'è spazio li cancello e prendo quelli di livello 5 che danno molta produzione creando meno camion. Ovviamente lui fa le serre che non rispettano il terreno e quindi io lo cambio e ci metto i campi. Bene, a questo punto controlliamo l'inquinamento. Bene, dovremmo stare lontani, non abbiamo fatto niente. Andiamo a creare no, così non ci sta. Andiamo a fare la rastrelliera, chiamiamola così, con le strade. Spostiamo queste torri, queste water tower, anche queste qua giù in fondo. Molto bene. Facciamo le nostre strade lunghe 4, in modo che ci stiano le case dei lavoratori, che aumentano del 10% in l'efficienza della nostra area industriale. Spostiamo il building principale, l'edificio principale. Dobbiamo spostare anche la macelleria, facendo attenzione che non dovrebbe provocare inquinamento. La sposto al limite proprio il più a sinistra possibile. Terremo monitorata per non avere delle brutte sorprese. Qui cancelliamo, vediamo se questa strada basta.
questo, perché spostiamo le pompe eoliche, tanto le ho messe tanto per fare. Qui la mettiamo, dobbiamo spostarla, mi serve ancora un po' di spazio per riuscire ad affiancare bene, questo non si affianca, e così lo sposto come questo qua. Bene, quello lo metto dalla parte opposta, no, lo metto di sotto. Perfetto. Adesso a questo punto riesco a mettere una bella strada così, esattamente così. Lo uniamo, vediamo se tenerlo così o se addirittura no, potremmo cancellare quella sotto, direi. Proviamo a farlo finire lì, proviamo a cancellarla, sì. Vediamo se il traffico regge, se non regge creiamo un sistema di sensionici. Allora spostiamo anche quello, questo temporaneamente lo lasciamo qui, tanto poi lo dobbiamo, facciamo un paio di accessi, anzi uno solo, perché sennò quello lì non va a fermare il traffico. E adesso qui pensiamo un po' a un'unione, almeno temporanea, poi vediamo. Per adesso lo lasciamo così. Lì mi accorgo adesso che ci ho lasciato 2 pezzi di strada come ponte. Adesso poi nei prossimi minuti andremo ad aggiornare. Chiudiamo l'autostrada temporaneamente, così non rimane aperta, così l'auto riesce a fare l'inversione. Vediamo un pezzo di strada, benissimo. Qui ci manca un pezzo di strada, quindi vediamo l'accesso stradale. E si sta creando un po' di traffico. C'era un semaforo. Vedremo cosa riusciamo a pensare. Probabilmente dovremmo fare dell'altro, dovremmo inventarci qualcos'altro. Bene, c'è un po' di traffico nella parte di sotto. Sì, perché ci sono degli stop, qui litigo con la radio. Come vedete l'ideale sarebbe prolungare tutto verso sinistra, quindi fare proprio redistribuire tutta la oil industry, e direi che nei prossimi episodi lo facciamo, la spostiamo abbastanza a sinistra in alto. Qui tracciamo una bella strada, magari ci mettiamo anche non so se 6 corsie, no, perché 6 corsie non ha il tram centrale. Se vogliamo farla sempre al centro, però non sarebbe matematicamente giusto fare una 6 corsie qui che va a finire in una 4,
li andiamo a mettere in svuotamento in cimitero, così poi abbiamo pronto eventualmente un'arteria verticale da fare. E qui andiamo a dettagliare il nostro cloverleaf. Subito prima di iniziare il dettaglio sono andato a correggere la strada, come vedete adesso è perfettamente, la parte destra è perfettamente giusta. Qui andiamo a mettere al centro delle patch di erba, di vegetazione, diciamo, più che altro. L'unico difetto della vegetazione vanilla è che all'aumentare dell'altezza, quando faccio zoom out, quindi quando vado verso l'alto, non si vede perché c'è un livello di dettaglio più basso. Qui prendiamo gli alberelli e cominciamo ad andare pazientemente a fare il nostro confine con gli alberelli. Ogni tanto ceffo qualche click e si va a correggere con calma, è rilassante. Sembra una terapia di relax. Intanto che vedete il dettaglio, vorrei ringraziare tutti voi per i commenti. Voglio ringraziare Soul B, che è sempre presente, Crucio. E sul B mi dice potevi anche fare nell'episodio 17 un unico episodio. Difatti ti ho preso in parola questo, così infatti come vedi è venuto a velocità doppia, l'ho fatto perché così almeno sono riuscito a farlo completo, detailing e costruzione dell'incrocio. E sì, principalmente mi chiedevi quali city builder anglofoni seguo. Sì, principalmente Captain Obvious. Siamo amici, siamo anche amici. Amici di stream. Dani, grazie per essere sempre presente nei commenti. XX Johnny, benvenuto nel gruppo, mi fa molto piacere. E lo Stew Energy del futuro dice al That Guy Without Aim, che mi ha lasciato un commento negli episodi 1, 2, 3, che lo saluta. Lo saluta lo Stew Energy del futuro. Quindi quando arriverai a vedere l'episodio 18 troverai i saluti ai tuoi commenti dell'episodio 1, 2, 3. Bene, adesso cominciamo a fare la parte centrale. Lo facciamo con questi alberelli rosa. Non so bene se siano ciliegi o se siano magnolie, no? Bene, adesso facciamo la stessa cosa nell'altra parte. Vediamo, sapetemi dire se vi piace di più la parte di... se vi piacciono questi video fatti così, un po' di detailing, un po' di costruzione a velocità doppia, quindi risparmiamo un po' di tempo, però non perdete quanto faccio. Sapetemi dire se vi annoiano, se la maggioranza mi dice che vi annoia, che si annoia, cambiamo format.
Bene, ci siamo quasi. Sempre col nostro confine alberato, diciamo. Come vedete, a fare queste parti ci vuole pazienza per riuscire a creare qualcosa, spero, di visivamente gradevole, quantomeno. Bene, direi che ci siamo. Sì, assolutamente. Mettiamo qualche particolare per riempire questi pezzi centrali. E questo è il nostro Cloverleaf. Eccolo qua. Spero vi piaccia e prossimamente andiamo a spostare le zone industriali, a riempire anche altri pezzi. E per questo episodio è tutto. Abbiamo fatto un mega episodio lunghissimo. Come vedete abbiamo dettagliato il nostro Cloverleaf e rispetto alla versione iniziale, prima di fare il detailing, ho accorciato la cima e il fondo. Se vi è piaciuto questo episodio lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e i pollici in su sono la benzina di YouTube, e condividete il link al canale, all'episodio e alla serie se pensate che qualcuno possa essere interessato a City Skylines e a una serie come questa, e lasciate un commento con i vostri suggerimenti, le vostre critiche, quello che volete vedere costruito, perché potrebbe essere che coincide con quanto è previsto. E fino alla prossima volta vi auguro una magnifica giornata. Ciao ciao.